Naviganti dell'hobby, ce l'ho trovata, finalmente posso fare una puntata sulla resina 3D definitiva. L'ho trovata, ci ho messo veramente tanto, ma ne parliamo dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Eccola qua, questa è la Frozen RPG Grey da 1 chilo, è una resina che trovate anche scontata anche su Amazon, tra le altre, quindi facile da far arrivare con il Prime, e viene intorno ai 59 euro, ma scontata riuscite a beccarla anche a 48 euro. E la alternativa è quella di Green Stuff World, che ho provato, ci ho messo veramente un mese di fallimenti di stampa, perché purtroppo quella è una BS like talmente viscosa piuttosto che liquida, che purtroppo richiede tanti accorgimenti sulle pose di stampa. Sotto questo video, ve lo anticipo subito, prima di andare avanti, così se skippate poi sulle miniature non lo sentite, metterò il link con la pagina di Frozen con i parametri per poter utilizzare la RPG Grey con un 4K o un 8K. Frozen e altre marche funziona con tutte, in realtà con la Elego eccetera eccetera. Questa è veramente la resina che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà le differenze ve le faccio vedere subito. Allora, se voi utilizzate la Frozen, per esempio nel caso della 8K, c'è una Frozen molto utile, molto in voga, che è quella proprio della 8K stessa, ma purtroppo è una resina acqua like, non è ABS like ma è ad acqua, e fa questo tipo di, come vedete, dettaglio che è bestiale, nulla da dire. Il problema è che praticamente quando voi avete cose di questo genere, adesso io non la spezzo, ma calcolate che questa è quasi indipingibile, perché appena la sfiorate si rompe. Tra le altre si è già rotta e l'ho dovuta riparare. Quindi questa veramente, cioè, è vetro, fate conto che è vetro, e purtroppo non è buona per specialmente stampare bretoniani o cose del genere. Là invece Green Stuff World, prima di farvi vedere la protagonista assoluta, e vi faccio presente che Green Stuff World è nel mio caso uno sponsor del canale, ma è Frozen no, quindi veramente con il massimo dell'onestà vi do quelli che secondo me sono i parametri migliori. E questa è una resina già molto buona, vi ripeto, è una BS like. La differenza con quella d'acqua è che questa va per forza pulita anche con i solventi, e purtroppo non è così gommosa come sembra, quindi vedete ha un po' di flessione, ma insomma non è proprio il massimo. Il dettaglio va bene, vediamo se adesso riesco a mettere a fuoco, ok. Il dettaglio va bene, l'unica cosa è che, e vi faccio vedere anche il gigantone che è venuto veramente bene, guardate, il gigante, il dettaglio è fantastico. E nulla da dire sul discorso appunto del dettaglio, quello dipende molto dalla stampante. Io ho una 8K, ma in questo caso diciamo che siamo quasi al top, perché se muovo queste cose qua non si rompe, vedete, ecco, si è rotta per esempio, quindi nonostante sia abbastanza gommata si rompe e non c'è niente da fare. Anche quella di Green Stuff World, come avete visto, vedete questi pezzi qua un po' più gommosi, sicuramente, ecco, vedete, se spingo un po'
si rompe, e quindi in realtà non è proprio il massimo. Tornando l'ultima volta invece indietro sulla Frozen ad acqua, il dettaglio è bestiale, viene veramente eccezionale, e se dovete fare miniature di questo genere molto compatte con pochi appunto spuntoni sottili, va benissimo, ed è tra le altre molto facile da utilizzare. I parametri sono sempre sul sito loro, ma è veramente facile da utilizzare, mentre quella di Gustav World richiede veramente tutta una serie di accorgimenti. Vi faccio vedere finalmente la RPG Grey. Allora, questi sono due Fimir che ho stampato, non sono un granché come miniature, nel senso che la definizione della miniatura stessa non è un granché, quindi più di tanto non si vede qui, però questi sono fatti con questa nuova resina che ha veramente una flessibilità bestiale. Guardate, è pazzesco, si rompe, se io tiro tantissimo si rompe, ma guardate che roba. Cioè questa veramente, se le lancio non si rompono, vedete? Se le lancio reggono, ok? Ecco, qui per esempio mi è saltata l'ascia, quindi in realtà si rompe, però come vedete, cioè, le altre fate conto che sono vetro puro, se cadono si rompono, quindi il Fimir che è resistito rimarrà sul tavolo di HeroQuest 3D e lui verrà ristampato, perché ovviamente qui c'era un pezzo di ascia che adesso è saltato, che evidentemente era talmente lungo che si è rotto. Quindi non c'è la resina che vi dà il massimo di gommosità, come se fossero praticamente di HeroQuest, però vi dà questo tipo di definizione con una buona flessibilità. Guardate, qui per esempio c'è i tubi, ha i dentini sotto, e anche se vado a spingere non si rompono subito, e diciamo che già questo fa tantissimo. Questo tra le altre è un bellissimo trio che vi faccio vedere, che è di un inquisitore stampato in 3D preso su My Mini Factory, e devo dire la verità, ci sono delle miniature molto belle in alternativa anche alla GV. E poi guardate in ultima queste che ho stampato, che sono praticamente una sorta di guerrieri del caos, però mezzi zombie, quindi hanno praticamente tutti una postura abbastanza zombie, e però guardate che definizione ha, spade sottilissime, vedete, che se però vado a toccare non rompo, e questo fa veramente tanto, ragazzi. Cioè questo veramente, non avete idea, per raggiungere questo livello di serenità nel toccare la miniatura quanto ci ho messo. Cioè sono 2 anni che cerco qualcosa del genere. Guardate com'è questa resina. Quindi ci sono delle situazioni in cui si spezza e si rompe comunque, e quindi non avrete mai la definitiva gomma stile HeroQuest che vi permette di stare sereni, ma guardate, insomma, ce l'ha la flessibilità, ce l'ha, il polso è sottilissimo, guardate rispetto al dito, eppure non si rompe. Quindi diciamo che in questo caso potete star tranquilli con, diciamo, questa classifica. La prima in assoluto, sia per rapporto qualità-prezzo, perché costa meno dalle altre, della Frozen, diciamo, base, è la RPG, eccola qui, la vedete, questa è la Frozen RPG Grey, e questa veramente fatta apposta appunto per le miniature, devo dire la verità, è la numero 1. Numero 2 Gustav World, che sicuramente non delude, specialmente per il fatto che ha un prezzo che è ancora più basso. Mi sembra che con gli sconti arrivate persino a 36 euro, e quindi insomma un chilo a 36 euro fate più di 100 miniature, non è male, e comunque riuscite a dipingere senza stroncare tutto, vedete, anche se spingo va. Quindi diciamo che se trovate miniature diciamo abbastanza compatte, magari adesso qui ho perso la punta della barba del gigante, ma poco importa, tra le altre posso scolpire un pezzettino in più dopo, però insomma non è così drammatico, no? Non è così drammatica questa, diciamo che per il prezzo che ha si riesce ad avere delle buone miniature. Ultima, diciamo, non per definizione ma per resistenza, è la Frozen da 69 euro al chilo, che è veramente tanto, che è appunto un'acqua resina, quindi molto facile da utilizzare, molto fragile, quindi nulla da dire.
E niente, vi volevo parlare di questa cosa perché era veramente tanto tempo che cercavo una resina ideale, e quindi spero che chi di voi abbia una stampante 3D possa provarla e scrivermi nei commenti. Se avete altro, ora vi lascio il recap con Goblin che vi spiega tutto, ma scrivetemi nei commenti e avete, cioè, evidente, un pazzo furioso che ha stampato per 2 anni cercando la sua resina definitiva. Ciao ragazzi, a dopo. Labbi, se avete bisogno di consigli su come stampare in 3D, scrivete un bel commentino. Nel frattempo, vi prego, mettete anche una campanellina, cliccate su iscriviti, che tanto a voi non costa niente, anzi rimanete informati, e noi invece facciamo crescere il vlog, così facciamo più contenuti. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, e se avete domande sulla stampa 3D non avete altro che da scrivere qui sotto. Ciao! Warriors, warriors.